Immagina il silenzio dello spazio, un vuoto immenso, oscuro, infinito. E ora immagina 3 uomini chiusi in una piccola navicella, sospesi tra la vita e la morte, tra la Terra e la Luna. Era il 20 luglio 1969. L'umanità trattenne il respiro. Milioni di persone davanti alla televisione, radio sintonizzate in ogni angolo del pianeta, occhi rivolti verso un obiettivo che sembrava impossibile. Lo chiamarono Apollo 11. Un numero che oggi significa storia, coraggio, ingegno umano, ma dietro quel nome si nascondeva una corsa disperata contro il tempo, contro gli errori, contro la paura, perché nessuno fino ad allora aveva mai osato tanto. Quel giorno non fu soltanto il giorno in cui l'uomo mise piede sulla Luna. Fu il giorno in cui l'umanità intera capì che i sogni, anche i più folli, possono diventare realtà. Questo non è solo il racconto di una missione spaziale, è la storia di un viaggio che cambiò per sempre la nostra visione del possibile. È la storia segreta della NASA, di Apollo 11 e dello sbarco sulla Luna. Tutto iniziò molto prima del 1969. Negli anni 50 e 60 il mondo era diviso in 2, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra l'Unione Sovietica, 2 superpotenze, 2 ideologie, 2 visioni del futuro. Non era soltanto una sfida politica o militare, era una gara per dimostrare chi avrebbe guidato il destino dell'umanità. E lo spazio divenne il nuovo campo di battaglia. I sovietici colpirono per primi. Nel 1957 lanciarono lo Sputnik, il primo satellite artificiale. E 2 anni dopo, Yuri Gagarin compì l'impresa, il primo uomo nello spazio. Il mondo intero applaudì mentre gli Stati Uniti tremavano. Il presidente John Kennedy capì che non bastava recuperare terreno. Bisognava fissare un obiettivo talmente audace da trasformare la sconfitta in vittoria. E così, nel 1961, pronunciò le parole che cambiarono la storia. Decidiamo di andare sulla Luna. Non perché è facile, ma perché è difficile. Era una promessa al popolo americano, ma anche una sfida impossibile. In quel momento, gli Stati Uniti non avevano nemmeno la tecnologia per pensare a un viaggio del genere. La NASA ricevette un compito enorme, trasformare un sogno in realtà in meno di 10 anni, un'impresa che avrebbe richiesto scienza, sacrificio, coraggio e vite umane. Realizzare Apollo 11 non significava soltanto costruire un razzo, significava inventare un intero universo di tecnologie mai esistite prima. Il razzo Saturn V, alto più di 110 metri, fu progettato per spingere nello spazio tonnellate di metallo, carburante e sogni. Ogni parte era un rischio. Ogni dettaglio poteva segnare la linea sottile tra trionfo e tragedia. Gli ingegneri lavoravano senza sosta, giorno e notte. Dietro di loro migliaia di operai, tecnici, scienziati. Un esercito silenzioso che nessuno avrebbe mai visto in televisione, ma che rese possibile la missione. La paura non era solo quella dell'ignoto, era la consapevolezza che ogni test fallito poteva costare vite umane, e di fallimenti ce ne furono molti. Il ricordo dell'Apollo 1 pesava come un macigno. Il 27 gennaio 1967, durante una prova a terra, un incendio nella cabina uccise 3 astronauti, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. La NASA capì che il prezzo dell'errore era la morte. E da quel giorno ogni bullone, ogni cavo, ogni vite fu controllato come se la vita del mondo intero dipendesse da esso.
La preparazione di Apollo 11 non fu soltanto ingegneria, fu un atto di fede nell'intelligenza umana. Perché ogni simulazione, ogni addestramento, ogni prova era un passo dentro l'ignoto. Gli astronauti, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, non erano solo uomini, erano simboli. Erano i volti di un'umanità che stava per tentare l'impossibile. Il 16 luglio 1969, alle 9:32 del mattino, la Florida tremò. Un boato attraversò l'aria. E il Saturn V, la macchina più potente mai costruita dall'uomo, si sollevò verso il cielo. Milioni di persone guardavano in diretta. Gli occhi del mondo erano fissi su quel razzo che portava con sé non solo 3 uomini, ma anche le speranze di un'intera civiltà. Il viaggio verso la Luna non era una linea retta. Appena raggiunta l'orbita terrestre, avvenne una manovra fondamentale. Il modulo di comando si staccò dallo stadio principale del razzo, si girò e si agganciò al modulo lunare, chiamato Eagle. Solo allora l'astronave era pronta a intraprendere la lunga traversata verso il suo obiettivo. Pochi minuti dopo, la Terra rimase alle loro spalle, trasformandosi in un piccolo globo blu sospeso nel buio. Un'immagine che nessuno aveva mai visto così prima e che avrebbe cambiato per sempre la percezione del nostro pianeta, fragile, solitario, prezioso. A bordo, Armstrong, Aldrin e Collins seguivano procedure millimetriche. Ogni movimento era calcolato, ogni respiro monitorato. L'errore non era concesso. Michael Collins rimase al comando del modulo principale, che più avanti sarebbe rimasto in orbita lunare. Armstrong e Aldrin, invece, avrebbero avuto il compito più pericoloso: scendere sulla superficie con l'Eagle. Il viaggio durò 3 giorni. 3 giorni sospesi tra il silenzio e l'infinito. 3 giorni in cui il mondo intero tratteneva il fiato. E poi arrivò il momento più atteso: la discesa verso la Luna. Ma nulla andò come previsto. Molti dei video che vedi in questo documentario, e oltre 10.000 altri, puoi scaricarli senza limiti dal mio sito web camille.com, pronti per essere usati nei tuoi progetti. Una volta raggiunta l'orbita lunare, Armstrong e Aldrin entrarono nel modulo lunare Eagle. Dopo i controlli finali, il piccolo veicolo si staccò dal modulo di comando, lasciando Michael Collins da solo in orbita attorno alla Luna. Da quel momento, per i 2 astronauti cominciò la fase più rischiosa della missione, la discesa verso la superficie. Il modulo lunare Eagle iniziò a scendere. Armstrong e Aldrin guardavano i monitor, seguivano le procedure, ma ben presto si accorsero che qualcosa non andava. Gli strumenti segnalavano allarmi, il computer, sovraccarico di calcoli, cominciò a dare errori. Per un attimo sembrò che tutto potesse fallire. Dalla Terra a Houston, le voci dei controllori di volo si fecero tese. Il mondo non lo sapeva, ma in quel momento la missione rischiava il disastro. E come se non bastasse, il punto previsto per l'atterraggio era pieno di massi. Se fossero scesi lì, l'Eagle si sarebbe ribaltato e con esso il sogno dell'umanità.
Armstrong prese allora il controllo manuale. Con calma glaciale guidò il modulo sopra il terreno irregolare, cercando uno spazio sicuro. Ogni secondo consumava carburante prezioso. Ogni battito del cuore avvicinava l'ombra della catastrofe. Alla fine rimanevano meno di 30 secondi di autonomia. Poi una voce. Houston, qui, base della tranquillità. L'Eagle è atterrato. Un silenzio irreale, seguito da un'esplosione di applausi, grida, lacrime. Il mondo intero per la prima volta capì che ce l'avevamo fatta. Era il 20 luglio 1969. L'uomo era arrivato sulla Luna. Poche ore dopo l'allunaggio, la portellina del modulo si aprì. Neil Armstrong, con il cuore che batteva più forte che mai, scese lentamente la scaletta dell'Eagle. Il mondo intero guardava. 650 milioni di persone, la più grande diretta televisiva della storia. Un pianeta intero unito davanti a un singolo istante. E poi le parole che sarebbero rimaste scolpite per sempre. Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. La polvere lunare si sollevò sotto il suo stivale. In quel momento, il sogno di generazioni si trasformò in realtà. Buzz Aldrin lo raggiunse poco dopo. I due astronauti camminarono sulla superficie silenziosa, piantarono la bandiera americana, installarono strumenti scientifici e raccolsero campioni di roccia. Ogni gesto era carico di significato, ogni movimento era storia. E intanto Michael Collins, rimasto in orbita, osservava dall'alto, solo, ma consapevole di essere parte di qualcosa che nessuno avrebbe dimenticato. Sulla Terra la gente applaudiva, piangeva, si abbracciava. Per una notte i confini politici e le divisioni del mondo si dissolsero. Sulla Luna non erano arrivati solo 3 uomini, c'era arrivata l'umanità intera. Dopo 21 ore sulla superficie lunare era tempo di tornare. Armstrong e Aldrin risalirono nel modulo Eagle, lasciandosi alle spalle impronte che sarebbero rimaste per sempre. L'operazione di risalita verso il modulo di comando era ancora piena di incognite. Un guasto, un errore, e sarebbero rimasti intrappolati sulla Luna, destinati a morire lontani dalla Terra. Anche la Casa Bianca aveva preparato un discorso nel caso in cui non fossero mai tornati. Ma ancora una volta la determinazione umana vinse sulla paura. L'Eagle si staccò dalla superficie e si riunì al modulo di comando. Collins li accolse e insieme i 3 astronauti intrapresero il viaggio di ritorno verso casa. Il 24 luglio 1969, la navicella ammarò nell'Oceano Pacifico. Gli eroi furono riportati sulla Terra sani e salvi. Il sogno era compiuto. Apollo 11 non fu soltanto una vittoria americana, fu un trionfo per tutta l'umanità. Perché quel giorno dimostrammo a noi stessi che non esistono barriere insormontabili. Lo sbarco sulla Luna ci lasciò molto più di bandiere e rocce, ci lasciò un messaggio universale.
la capacità dell'uomo di unire ingegno, coraggio e speranza per superare l'impossibile. Eppure, non tutti vollero credere a quello che accadde nel luglio del 1969. Fin dal ritorno di Apollo 11 nacquero voci, sospetti, accuse. C'era chi diceva che tutto era stato girato in uno studio cinematografico, che le ombre non tornavano, che la bandiera sembrava muoversi al vento. Le teorie del complotto crebbero, alimentate dalla diffidenza e dal desiderio di pensare che un'impresa così fosse troppo grande per essere vera. Ma la realtà è un'altra. Le prove sono schiaccianti e non arrivano solo dalla NASA. Le rocce lunari portate sulla Terra furono analizzate da scienziati di tutto il mondo in laboratori indipendenti. Nessuno dubitò della loro origine extraterrestre. Sulla superficie della Luna, gli astronauti lasciarono strumenti ancora oggi funzionanti, retroriflettori che riflettono i raggi laser inviati dalla Terra e che da oltre 50 anni ci permettono di misurare con precisione la distanza tra noi e il nostro satellite. E più recentemente, le sonde inviate in orbita lunare hanno fotografato i siti di allunaggio, le tracce lasciate dai rover, i resti dei moduli, persino le impronte delle missioni Apollo. La verità è che l'umanità è davvero arrivata sulla Luna. Il fatto che qualcuno ancora oggi lo neghi non riduce la grandezza dell'impresa. Al contrario, la rende ancora più straordinaria, perché nessuna bugia resiste al tempo. Solo la verità continua a brillare, come la luce della Luna. Oggi, più di 50 anni dopo, guardiamo ancora quella piccola impronta sulla Luna e capiamo che non è solo il segno di Armstrong, è il segno di ciò che l'umanità può fare quando sogna in grande. Apollo 11 è la prova che i limiti non sono muri, ma orizzonti da superare. Se questa storia ti ha emozionato, unisciti a me in questo viaggio, iscriviti al canale, perché il prossimo passo, come allora, può cominciare proprio da qui.